Ciao, salve a tutti, sei vittima di un narcisista? In amore, poniti queste 5 domande fondamentali e rispondi a queste 5 domande fondamentali. Quali domande devi porti se sei vittima o sei stata vittima di un narcisista? Al di là di tutte le domande che naturalmente, soprattutto gli ex di narcisisti, si pongono nella maggior parte dei casi dopo che hanno chiuso la relazione, ma anche durante la relazione stessa. Quasi sempre per la maggiore sono interrogativi che riguardano lui il narcisista o lei la narcisista. Domande come: perché si comporta così? Perché mi tradisce se ti tradisce? Perché prima sembrava follemente amarmi, essere follemente innamorato di me e che io fossi il centro del mondo per lui, adesso invece non lo sono più e anzi sembro persino l'ultimo essere tra gli esseri, per non dire magari anche una specie di escremento, senza andare per il sottile. E che cosa ci trova nella nuova partner, che magari è più bruttina, più ignorantella, meno intelligente, insomma meno tutto? E poi ti porrai anche o potrai porti domande del tipo: dove ho sbagliato con lui? In certi casi c'è anche un eccesso di colpevolizzazione in molte vittime che versano perlomeno in una dipendenza affettiva, ma la tendenza è soprattutto quella di puntare la focale sul narcisista o sul presunto narcisista e sulla sua presunta patologia, perché l'idea di una patologia dell'ex è molto più facile da digerire che non il fatto di essere state scartate o di essere stati scartati, e già si può intravedere in questo una forma di latente narcisismo. Non dimentichiamo, come ho detto in molti altri video, che ci sono molte vittime con alti gradi di narcisismo, se non a loro volta narcisisti patologici. Focalizzarsi sulla patologia o presunta patologia di un ex, che nella sua fattispecie di patologia può spiegare i comportamenti, le condotte meno splendide dell'ex, può essere a volte un sollievo, quando non un modo di deresponsabilizzarsi in termini interiori sull'esito della relazione, sul suo destino e sul proprio ruolo all'interno della coppia. Se partiamo dal presupposto che un narcisista si può sempre coinvolgere, come del resto lo è stato di te per lo più all'inizio della relazione, e condizionarlo allo stesso modo, qualche esame di sé non fa male porselo su cosa sia andato storto nella vostra relazione. Non colpevolizzarsi è bene, specie se la gestione della personalità tossica non è stata una passeggiata, ma seguitare a puntare il dito, il riflettore sulla patologia dell'ex o sull'ex stesso in quanto patologico, alla fine ed in certi casi, se non in tutti, può essere e qualche volta lo è una forma di scaricabarile. Quindi al di là di tutto porsi comunque qualche domanda non fa male, naturalmente senza il rischio di fare il contrario, cioè di addossarsi tutte le colpe e la responsabilità di come è andata, ma qualche esame, qualche domanda è anche giusto porsela sul proprio ruolo all'interno della coppia, e quindi domande come: quando le cose hanno cominciato a cambiare nella relazione e perché sono cambiate? Cosa è cambiato dei miei atteggiamenti e comportamenti quando questo è avvenuto, che le cose sono appunto cambiate tra di noi? Si è trattato solo e semplicemente del fatto che lui sapeva ormai di avermi completamente, o c'è dell'altro? E poi, perché sono caduta vittima di un manipolatore? Quali erano in quel momento i miei bisogni profondi? E poi ancora, perché non mi sono accorta o non ho voluto accorgermi con chi avessi a che fare fin dall'inizio? C'erano dei segnali di come quell'uomo o quella donna fosse veramente la natura della sua personalità, o non c'erano affatto quei segnali, nel senso che erano difficili da percepire, da individuare? Altra domanda ancora e fondamentale: qual è il mio grado di narcisismo, più o meno latente? Perché ciascuno di noi ha un grado, seppur minimo, di narcisismo, o se non altro di quello che si definisce sano narcisismo. Perché tante volte la vittima di un narcisista si aggancia a lui proprio a partire dal suo grado di narcisismo.
Quindi poniti queste 5 domande fondamentali e una volta che ti sarai data le risposte avrai modo di riprenderti in mano con molta più facilità senza navigare in una nebbia che a volte si fa fitta, tanto più quanto certe domande restano inevase. Ma a volte le domande non sono centrate e quindi la nebbia continua ad essere fitta o a farsi più fitta. Quindi poniti queste domande che sono le più centrate e fondamentali e utili tra quelle che puoi porti per iniziare a fare chiarezza e poi veramente a riprenderti in mano e voltare pagina, perché se veramente hai avuto a che fare con un narcisista patologico, per non dire maligno o perverso, la cosa migliore che puoi fare è assolutamente chiudere ed essere fiduciosa, perché comunque l'amore, se dentro di te c'è, lo troverai senz'altro. Poi possiamo sempre approfondire insieme, analizzare la situazione e vedere le soluzioni del caso. Trovi riferimenti sotto nelle note. Intanto un abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.